La città di Detroit appare come un organismo malato, immerso nel freddo e nel buio, dove il cielo pesa sui palazzi come una coperta di piombo. In questo scenario si muove Clarence, un giovane eccentrico appassionato di Elvis Presley, fumetti e cinema di serie B. Vive una vita monotona, fatta di turni in un negozio di fumetti e sogni alimentati da vecchi film. Una sera, nel solito bar, Clarence prova a rimorchiare Lucy, parlando con entusiasmo quasi ossessivo di Elvis. Lo sai, se per assurdo fossi obbligato a farmi un uomo, metti che fosse questione di vita o di morte, beh, mi farei Elvis. Anch'io me lo farei. Davvero? Beh, ovviamente se fosse ancora vivo. Lo credo bene. Il suo tentativo fallisce, ma non lo abbatte. Quella notte decide comunque di andare al cinema per vedere una maratona di film di arti marziali con Sonny Chiba. Ed è lì che la sua vita cambia. Una ragazza entra in sala, Alabama Whitman, luminosa, bellissima e un po' strana. Finge un incidente e rovescia i popcorn su Clarence e da quel momento tra i due nasce un dialogo spontaneo, ironico e immediato. Parlano durante il film, condividono cibo, battute e sguardi e dopo la proiezione escono insieme e continuano la notte in una tavola calda, dove il loro scambio diventa sempre più intimo, ma anche surreale. Alabama inventa risposte, gioca con la propria identità, seduce Clarence con una combinazione di sincerità e fantasia. La notte prosegue nel negozio di fumetti dove Clarence lavora. Qui lui le mostra il suo mondo e tra i due nasce un'intimità ancora più profonda che culmina nel loro primo rapporto. Nonostante si siano appena conosciuti, si comportano come se fossero legati da sempre, ma all'alba, sul tetto dell'edificio, Alabama rivela la verità. Non era lì per caso, è una prostituta, è stata pagata dal capo di Clarence per passare la notte con lui, fingendo un incontro casuale. Doveva sparire dopo lasciando solo un biglietto, ma qualcosa è cambiato. Si è davvero affezionata a lui. Clarence, invece di respingerla, risponde così. Non sei arrabbiato? No, per niente. È stata una delle più belle sere della mia vita. Davvero. Però me lo sentivo che c'era sotto qualcosa. Non era possibile che ti piacessi tanto. Beh, non ti dico che sollievo quando ti sei levata i vestiti e non avevi l'uccello. Poi le chiede di sposarlo e lei accetta. Nel giro di poche ore diventano marito e moglie. La loro unione è totalizzante, ma c'è un problema. Drexel, il protettore di Alabama, un uomo violento, instabile e legato al traffico di droga. Clarence, dopo averci ragionato su, insieme allo spettro di Elvis, decide di affrontarlo. Si presenta nel suo covo, una casa decadente, piena di droga, armi e criminali. Il confronto degenera rapidamente. Clarence viene picchiato brutalmente, ma riesce a reagire. Estrae una pistola nascosta e uccide Drexel e i suoi uomini nel caos più totale. Quando torna ad Alabama le confessa tutto e lei, invece di essere terrorizzata, interpreta il gesto come un atto d'amore. Perché cazzo piangi adesso? Quello stronzo non valeva una delle tue lacrime. Preferivi che crepassi io? È così? Eri innamorata di lui? Tu lo amavi? Rispondi, ti ho chiesto se lo amavi! Quello che hai fatto? Cosa? Cosa? Tanto romantico. Impeto sanguine. Ti ho portato la tua roba. Grazie. È un momento surreale, la violenza viene letta come un gesto romantico. Aprendo la valigia che Clarence ha preso dalla casa di Drex, scoprono qualcosa di inaspettato. Non contiene i vestiti di Alabama, ma cocaina. Decidono di fuggire e trasformare quella scoperta in un'opportunità, vendere la droga e rifarsi una vita. Vanno prima dal padre di Clarence, Cliff, un ex poliziotto, e gli chiedono aiuto per capire se la polizia li stia cercando. Ma un'altra minaccia incombe, la mafia legata alla droga rubata. Infatti gli uomini del boss Cocotti rintracciano Cliff e lo interrogano brutalmente, ma Cliff, pur sapendo la verità, protegge il figlio fino alla fine, provocando volutamente Cocotti con insulti razzisti. È un fatto, forse lei non lo sa. Che i siciliani discendono dai negri.
Nel frattempo Clarence e Alabama arrivano a Los Angeles, dove contattano l'amico Dick per trovare un acquirente per la droga. Il piano è rischioso, ma Clarence è determinato, e mentre lui è fuori a comprare da mangiare, però la situazione precipita. Un sicario della mafia, Virgil, aspetta Alabama nella stanza dell'hotel, la interroga, la picchia brutalmente, cercando informazioni sulla droga e su Clarence. Alabama resiste, non parla, la violenza cresce, Alabama si trasforma, reagisce con ferocia, usa qualsiasi oggetto a portata di mano, coltelli, vetri, spray, fuoco, e alla fine riesce a salvarsi. Quando Clarence torna, trova la stanza distrutta e Alabama è in stato di shock, la prende con sé e fuggono prima dell'arrivo della polizia. Ma nel frattempo il loro piano continua. Devono vendere la droga, ma la polizia e la mafia si stanno avvicinando a loro. La storia si muove così su un filo sottile tra amore e distruzione. L'amore tra Clarence e Alabama è nella sua essenza elementare, non è costruito su calcoli, non è mediato da convenzioni sociali, non nasce da una conseguenza graduale, è immediato, istintivo, quasi infantile nella sua purezza. Clarence vede Alabama e decide di fidarsi. Alabama, pur provenendo da un contesto di sfruttamento e finzione, sceglie di essere sincera con lui. In poche ore passano dalla finzione alla verità. Il loro legame non è complicato, si basa su gesti semplici, su una dedizione totale, su una reciprocità assoluta. Proprio per questo appare fuori posto nel mondo in cui si trovano. Tutto ciò che li circonda funziona secondo logiche opposte: potere, violenza, controllo e denaro. Drexler sfrutta Alabama, la mafia reclama la droga, la polizia cerca colpevoli. Ogni relazione esterna è mediata da interessi, paura o dominio. In questo contesto, l'amore di Clarence e Alabama non sembra possibile, non dovrebbe esistere. E invece esiste proprio perché non si adatta. Non cerca di diventare più complesso per sopravvivere, non si piega alle regole del mondo che li circonda, rimane semplice, diretto e assoluto. Il mondo invece è del tutto compromesso. È fatto di gerarchie, di minacce, di scambi, è un sistema che non comprende gesti puri e quando li incontra li trasforma in qualcosa di distruttivo. Così l'amore, che per loro è la cosa più semplice del mondo, diventa per gli altri una causa di caos, morte e instabilità. Tutto intorno a loro si deforma, si complica, si corrompe. Loro no. Ed è qui che sta il punto finale. Clarence e Alabama non vincono davvero contro la violenza del mondo, ma non ne vengono neanche assorbiti. Continuano a muoversi dentro quel caos, portando con sé qualcosa che il mondo non riesce a distruggere né a comprendere del tutto. Un amore che non è realistico, non è prudente, non è sicuro, ma che è irriducibilmente vero.